Allora, a questo punto di che cosa ci occupiamo, ragazzi? Allora, come abbiamo visto prima, l'approccio del mock è proprio quello relativo all'utilizzare o comunque sia mettere dei dettagli all'interno della nostra struttura che ci permettano di testare se tutto quanto funziona. Effettivamente abbiamo inserito questo elenco ed abbiamo fatto una find all che ci restituisce il JSON di questo elenco, proprio in maniera totalmente compatibile. Eccola qui, il nostro primo endpoint, quindi la lista di tutti quanti gli oggetti. Questo elemento si può chiamare find all perché? Perché di solito c'è sempre la find all e la find by ID, ovvero la ricerca di un singolo oggetto per identificativo. Il problema è che in questa tipologia di approccio che stiamo utilizzando qui, praticamente noi ci ritroviamo a poter effettuare la ricerca per nome, per descrizione, per prezzo, quantità, categorie, ma non c'è niente di effettivamente identificativo univoco all'interno di questo sistema. Perché di questi dati? Perché tecnicamente di viti piatti all'interno di una ferramenta ce ne potrebbero essere milioni, o comunque sia varie tipologie. Quindi alla ricerca di una semplice vite piatta potremmo trovarne tantissime. Quindi quando non c'è nessun identificativo univoco all'interno del nostro sistema, comunque all'interno dei nostri mock, noi ce lo mettiamo, lo creiamo. Ok? In questo caso, per esempio, gli potremmo mettere un codice che sarà per esempio AB1234, stessa identica situazione per tutti gli elementi all'interno del nostro mock, AB1235. Ragazzi, l'obiettivo di mettere un identificativo univoco è che quando dobbiamo effettuare delle operazioni di ricerca puntuale, esempio pratico, tipo ricerca per codice a barre o altro, questi sono identificativi univoci. Se devo eliminare un prodotto, devo vedere se ce n'è uno in particolare, vado ad utilizzare o comunque passo sempre attraverso il codice univoco. Bene, a questo punto cosa succede? Se salvo e ovviamente riavvio la mia macchina, praticamente mi ritrovo qui, vedete il codice AB1234 e il codice AB1235, fondamentalmente mi ritrovo già ad avere una modifica su quello che era il mio mock di prima. Bene, adesso voglio fare una ricerca per identificativo univoco. Quindi qual è l'idea? L'idea è che tramite RESTful API, in questo caso nello specifico qui sopra vedete questo indirizzo, noi dobbiamo evitare di cambiare quello che è l'endpoint principale, quindi quello che sarà poi la nostra base URL, ovvero l'URL di base. Quindi semplicemente che cosa andremo a fare? Per vedere il dettaglio di un oggetto, questo non lo cambio, ma gli metterò alla fine un segmento, vedete questo qui si chiama segmento, che sarà AB1235, vedete? Adesso non c'è nessuna rotta che risponde a questo, però effettivamente questo è il nostro obiettivo. Ci siamo? Quindi che cosa succede? Devo predisporre una nuova rotta che vada a prendere questo elemento che si chiama parametro. Allora, facciamoci sempre il nostro, andiamo proprio sul nostro index.js e andiamo subito sotto. Questo qui sarà una find by codice, perché quello che noi andremo ad utilizzare è esattamente questo elemento che si trova qui sopra. Bene, l'idea è, sarà sempre una get, per quale motivo? Beh ragazzi, un piccolo spoiler per quello che abbiamo detto prima, ok, Google Chrome non permette l'inserimento di, o comunque sia la creazione di chiamate che non siano di tipologia get, quindi Google Chrome l'unica cosa che può fare è proprio questa tipologia di struttura, e quello che stiamo, è l'utilizzo di questo tipo di struttura, e quello che stiamo cercando di chiedere viene messo all'interno di dati, quindi che cosa significa? Della richiesta all'interno del nostro indirizzo ci sarà anche l'identificativo di quello che sto chiedendo. Allora, che cosa faccio? Ritorno su code, qui vado a mettere la get e gli dico che il mio indirizzo principale sarà sempre API, ok, oggetti, ma dopo, guardate, gli vado a mettere un nuovo segmento, quindi una nuova porzione. Questo avrà, guardate, dato che questo è totalmente variabile, ci avrà un due punti var codice. Per chi lo chiamo var codice, potete chiamarlo anche Pippo, come vi pare. Semplicemente perché questa è una variabile, ok? Qualcosa che cambia, che muta, e infatti questo è identificato dal due punti qui davanti. Poi gli vado a mettere sempre il solito reqres, guardate, reqres, e poi vado ad effettuare la mia operazione. Allora, l'idea qual è in questo caso? Dovrò prendere questa variabile che sta qui sopra. Facciamo un test, prima vediamo se ci riusciamo. Allora, let code, che sarà il mio codice, è uguale a che cosa? Allora, essendo questo un indirizzo, ok? E quindi tecnicamente questa parte, vedete,
questo elemento dato è messo nella parte di scusatemi, di destinatario, che cosa faccio? Questo farà parte della request, ma della request perché? Perché quello che il web server vede è l'HTTP request che gli sta mandando il client. Capito qual è l'idea? E quindi req, appunto, per accedere a questi parametri, ok? Perché li abbiamo definiti come parametri perché si chiamano effettivamente così, si accede a params. Il nome, vedete, del parametro identificativo. Ok? Per vedere se funziona possiamo fare un res.send. Guardate, res.json mi sputa fuori, quindi mi creerà una response HTTP di tipologia JSON. Res.send mi butta fuori una response di tipologia testo, ok? Testuale semplice. E quindi qui ci vado a mettere questo code. Se tutto va bene, quando riavvio il server, vedete? E vado ad aggiornare questa pagina che era quella dove ce l'avevo messo, eccolo qui, vedete? Questo qui è il mio responso. Se qua sopra ci metto Giovanni, vedete? Lì mi viene restituito come response Giovanni, perché lui intercetta la request, la metto nell'indirizzo e lui me la sputa fuori come response. Ok, questo si chiama echo. A questo punto cosa ci manca? Ci manca andare a ricercare il nostro oggetto. Allora, guardate, scusatemi, vado ad effettuare un'operazione qui dentro che in pratica deve ciclare, vedete, questo elenco che sta qui sopra. Significa che lui per ogni singolo elemento, per ogni singolo item che sta qui dentro, deve andare a verificare questo codice che sia esattamente compatibile con quello che gli abbiamo messo nell'indirizzo. Come si fa? Utilizziamo un costrutto molto utile che utilizzeremo praticamente sempre nella nostra REST API, che si chiama for_of. Quindi for let, prima lo scrivo e poi ve lo spiego, index item of elenco.entries, vado ad effettuare le operazioni. Questo è come se fosse una sorta di for each, ok? Quindi per ogni, ok, questa è una variabile temporanea, index item. Allora, che cos'è item? Allora, questo for praticamente mette all'interno della variabile item prima questo elemento e poi questo elemento, perché ce ne stanno soltanto due. Quindi praticamente è l'equivalente di un for each. È solo che mi mette a disposizione anche l'index, che è il valore dell'indice all'interno del mio array, che in questo caso sarà 0 e poi 1. Non mi serve in questo momento, però ci servirà successivamente per effettuare per esempio l'operazione di eliminazione. Il concetto principale a questo punto qual è? Elenco.entries mi spacchetta queste due informazioni all'interno di questo array qui. Quindi, proprio in soldoni, la cosa più importante è che item è esattamente questo. Vedete? Se ci pongo il mouse sopra. Allora, quando lui effettua la scansione, quindi seleziona prima il primo, poi il secondo, poi bla bla bla, lui che cosa deve fare? Deve verificare che l'item, in questo caso il campo codice, ok? Quindi item.codice sia uguale a che cosa? Facciamo proprio un'uguaglianza stretta che in JavaScript è molto, molto semplice da fare. È uguale al code, che è quello che noi abbiamo appena preso dall'indirizzo. Eccolo qua. E allora che cosa facciamo? Se l'hai trovato, tu mi devi effettuare la res.json di che cosa? Ma di tutto quanto l'oggetto, perché significa che è quello che mi serve. Ok? Vado a mettere il punto e virgola e sono pronto. Il problema è un altro. Il problema è che in questo caso la mia API, quindi scusatemi, il mio endpoint, mi risponde solo e soltanto se c'è l'oggetto, perché tecnicamente lui incontra questo res.json solo se il codice è uguale a code per un elemento a disposizione. Bene, qual è l'idea? È che ogni singolo ramo deve rispondere, l'API deve sempre rispondere, ok? Perché la combinazione, guardate, request, response deve essere completa e quindi per ogni request deve esserci sempre una response. E quindi se non trovo l'oggetto che succede? Faccio un res.json perché devo sempre rispondere in JSON. Qui dentro vado a creare un oggetto al volo con uno status, due punti, errore, virgola, oggetto non trovato. Ok? Scusatemi, non va il punto e virgola. Ci siamo? A questo punto che cosa succede? Vado a fare un piccolo screen per farvi vedere qual è il workflow. Allora, l'idea è che
entrando all'interno di questa tipologia di get, quindi di questo endpoint, vado a prendere il codice, lo vado a mettere qui dentro, ok? Lui quando effettua questa operazione, quindi se l'uguaglianza va a buon fine, che cosa fa? Mi esce da qui e quindi, guardate, questa parte qui sotto non mi viene assolutamente vista. Ci siamo? Però qual è il problema? Se effettivamente lui va qui dentro, effettua tutte quante le operazioni all'interno del ciclo, non trova l'elemento, guardate, lui non mi va in questa if qui dentro perché l'elemento non esiste, ma mi restituisce comunque res.json. Se questo res.json non ci fosse stato, praticamente la mia request sarebbe rimasta appesa in attesa di una response che non sarebbe mai arrivata, causando un timeout. Quindi guardate cosa succede, vado a rieseguire il mio server. Allora, ovviamente se metto API oggetti Giovanni, lui mi dice errore oggetto non trovato, ma se metto un AB 1234, vedete, lui mi restituisce esattamente la vite piatta. Stessa identica cosa modificando qui sopra l'array con l'elemento 5, formatto il codice e praticamente mi ritrovo il giravite a testa piatta. Una cosa importante da notare in questo momento, che è molto semplice ma ne vale la pena di analizzarla, è che, vedete, quando io faccio una ricerca puntuale che restituisco un solo oggetto, praticamente mi viene restituito, tra parentesi graffe soltanto, perché quello è l'identificativo dell'oggetto? Significa che praticamente quando io vado, per esempio, a restituire un elenco degli oggetti, non so se l'avevate notato, però qui c'è il simbolo dell'array, della sequenza. Perché? Perché questa è una lista di oggetti multipla, ok? Anche se ce ne fosse uno soltanto, fondamentalmente la lista degli oggetti mi restituirebbe sempre una lista di oggetti.